11 milioni. È una stima del numero di bit di informazione che i tuoi sensi inviano al cervello ogni secondo. 11 milioni di bit. Ma la tua mente cosciente ne riesce a elaborare a malapena 40. Il resto scompare nel buio. In un'oscurità luminosa, il tuo cervello lavora in segreto. E a volte questo segreto viene a galla sotto forma di un'intuizione impossibile. Un presentimento. Ti è successo. Lo so per certo. Stai parlando con un amico, lo guardi negli occhi e per una frazione di secondo sai esattamente cosa sta per dire. Un istinto viscerale, un brivido freddo lungo la schiena. E un attimo dopo lui apre la bocca e pronuncia quelle esatte parole. Come facevi a saperlo? Non sei un sensitivo. Eppure, in quell'istante, hai piegato il tempo. Per decenni l'umanità ha cercato la magia. Abbiamo speso milioni in laboratori segreti durante la guerra fredda, cercando prove di telepatia, chiaroveggenza, percezioni extrasensoriali. Ricercatori che isolavano persone in stanze buie, cercando di trasmettere immagini con la forza del pensiero. Il risultato? Zero. Assolutamente zero prove scientifiche replicabili. Non è magia, non è un'aura, non è un dono cosmico. Ma allora, se la telepatia non esiste, cosa ti ha fatto indovinare quelle parole? La risposta è infinitamente più complessa della magia. Per capire questo mistero, devi prima capire un difetto di fabbrica del tuo corpo. La luce entra nei tuoi occhi. Il suono colpisce i tuoi timpani. Questi segnali fisici devono essere tradotti in impulsi elettrici, viaggiare lungo i nervi, arrivare al cervello ed essere decodificati. Questo viaggio richiede tempo, circa un decimo di secondo. Significa che tu non vivi mai nel presente. Vivi sempre una frazione di secondo nel passato. Sei sempre in ritardo rispetto all'universo. Immagina di guidare in autostrada a 100 all'ora, ma il tuo parabrezza ti mostra solo dove eri un secondo fa. Ti schianteresti subito, vero? Pensa a un giocatore di tennis che riceve un servizio a 200 km orari. Se il suo cervello aspettasse che l'immagine della pallina arrivi alla coscienza, la pallina lo avrebbe già colpito prima ancora che lui potesse muovere un muscolo. Eppure, il tennista colpisce la palla. Com'è possibile? Se la biologia ci condanna a vivere nel passato, come facciamo a sopravvivere in un mondo veloce? La soluzione che l'evoluzione ha trovato è un capolavoro di ingegneria estrema e sta per ribaltare la tua concezione della realtà. Ma c'è un problema enorme. Se il mondo ti arriva sempre in ritardo, la tua unica via di salvezza è smettere di aspettarlo. Il tuo cervello non è una telecamera che registra passivamente la realtà, è un proiettore. Non reagisce al presente, lo anticipa. Sta letteralmente allucinando il tuo prossimo istante di vita. Benvenuto nel mondo del predictive processing, l'idea più rivoluzionaria delle neuroscienze moderne. Il tuo cervello è chiuso in una scatola d'osso buia e silenziosa. Il cranio non ha accesso diretto alla realtà. Deve indovinare cosa c'è fuori basandosi su impulsi elettrici ambigui. Come fa? Costruisce un modello interno del mondo, una simulazione 3D continua, e usa questa simulazione per generare previsioni costanti su cosa accadrà nel prossimo millisecondo. Inizia a suonare familiare, vero? È come il completamento automatico del tuo smartphone. Tu scrivi le prime 2 lettere e lui indovina la parola intera. Il tuo cervello fa lo stesso con la realtà. Vede una traiettoria e indovina dove finirà l'oggetto. Sente l'inizio di una frase e ne costruisce la fine prima che venga pronunciata. Quando la previsione dal cervello incontra i dati dai sensi e combaciano, tu percepisci il mondo come normale. Ma cosa succede quando c'è un errore? Pensa a quando scendi le scale al buio. Il tuo cervello prevede che ci sia un altro gradino. Il tuo piede scende, aspetta l'impatto, ma il gradino non c'è. Ricordi quel vuoto allo stomaco, quel sussulto improvviso? Quello è un errore di predizione. La realtà non ha coinciso con l'allucinazione del tuo cervello. In quell'istante di panico, il cervello è costretto ad aggiornare il suo modello. È l'unico momento
in cui vivi veramente nel presente. Perché facciamo questo? Per sopravvivenza e per risparmiare energia. Elaborare la realtà da zero ogni secondo richiederebbe un'energia immensa, come un computer che ricarica un videogioco in 4K ad ogni frame. Prevedere costa molto meno. Il cervello minimizza la sorpresa, cerca l'ordine caotico. Quindi, quando hai intuito cosa stava per dire il tuo amico, non stavi leggendo la sua mente. Il tuo motore predittivo aveva semplicemente calcolato la traiettoria della sua conversazione ed era arrivato al traguardo millisecondi prima di lui. Ma su quali dati si basava? Ti presento il concetto di thin slicing, l'affettamento sottile. Il tuo inconscio è un aspirapolvere di dettagli mostruoso. Mentre tu ascolti coscientemente le parole del tuo amico, il tuo sistema visivo sta scannerizzando il suo volto con una precisione chirurgica. Contrazioni muscolari di 20 millisecondi, una pupilla che si dilata di un'invisibile asimmetria nel sorriso. Microespressioni che la mente logica non può nemmeno registrare, ma il tuo radar interno sì. Pensa a un giocatore di poker professionista. Non legge la mente degli avversari, legge la tensione nei loro polsi, il ritmo del loro respiro. Il tuo cervello fa lo stesso in ogni conversazione. Unisce questi micro indizi con tutto ciò che sa di quella persona, la sua storia, le sue abitudini, il contesto. È un detective che risolve un caso in un decimo di secondo e ti consegna la soluzione su un piatto d'argento, il presentimento. Ma la scoperta più sconvolgente degli ultimi 30 anni va oltre la vista. I neuroni specchio. Negli anni 90 abbiamo scoperto che nel tuo cervello ci sono cellule che si accendono quando compi un'azione, ma si accendono allo stesso modo quando vedi qualcun altro compiere quell'azione. Immagina due diapason, ne colpisci uno e l'altro inizia a vibrare alla stessa frequenza da solo. Questa è la risonanza umana. Quando guardi una persona soffrire, i tuoi circuiti del dolore si attivano. Senti il suo dolore. Questo significa che quando il tuo amico prende respiro per parlare, i tuoi neuroni specchio stanno già simulando i movimenti delle sue corde vocali dentro la tua testa. Stai letteralmente mimando la sua intenzione a livello motorio. Senti cosa sta per fare, perché una parte di te lo sta già facendo. Non è un fenomeno psichico, è un contagio biologico. L'empatia trasformata in calcolo balistico. E non dimentichiamo il corpo. Hai mai avuto un gut feeling? Una sensazione strana allo stomaco quando qualcosa non va? Si chiama interocezione. Il tuo cervello monitora costantemente lo stato dei tuoi organi interni. Il nervo vago è un'autostrada di informazioni che collega l'intestino e il cuore direttamente al tronco encefalico. Se il tuo inconscio capta un microsegnale di pericolo nell'ambiente, prima ancora di avvisare la tua mente cosciente, invia un segnale di allarme allo stomaco o al cuore. Il battito accelera, lo stomaco si stringe. Tu senti fisicamente l'intuizione. Il tuo corpo lo sa prima di te. Il sesto senso è, letteralmente, il risultato dei tuoi 5 sensi che lavorano a un livello di profondità e velocità che la tua mente cosciente può solo sognare. Ma perché allora ci sembra così mistico? Perché ci inganniamo da soli? Se sei arrivato fin qui, è perché una parte di te voleva sapere come funziona davvero la macchina che abiti. E c'è molto altro da scoprire. Ora dobbiamo guardare in faccia l'inganno finale. Se il tuo cervello è una macchina di predizione così perfetta, perché il sesto senso si manifesta così raramente? E perché, quando accade, giureresti che sia stato un evento soprannaturale? La colpa è di un difetto software chiamato bias di conferma, l'illusione ottica della memoria. Immagina un orologio rotto. Segna sempre le 3 in punto. Per 22 ore al giorno è completamente inutile, ma 2 volte al giorno segna l'ora esatta con precisione assoluta. Se tu guardassi quell'orologio solo in quei 2 momenti, penseresti che funziona perfettamente. Il tuo cervello fa la stessa identica cosa con le tue predizioni.
Ogni singolo giorno tu fai centinaia di piccole ipotesi silenziose. Ora mi chiama e non chiama. Ora piove e c'è il sole. Sta per dire questo e dice tutt'altro. Cosa fai con queste predizioni sbagliate? Le cancelli? Le dimentichi all'istante? Non lasciano alcuna traccia nella tua memoria. Svaniscono nel vuoto. Ma una volta su 1000, l'orologio segna l'ora giusta. Il tuo cervello calcola perfettamente i microindizi e la tua predizione si avvera. Sapevo che avrebbe detto quello. E boom! In quell'istante il tuo cervello rilascia una scarica di dopamina. Il ricordo viene inciso a fuoco nella tua memoria a lungo termine. Tu festeggi l'unico successo e sei cieco davanti alle 1000 sconfitte. Non è un fenomeno psichico, è statistica, matematica pura, mascherata da magia. È la probabilità che, lanciando abbastanza dadi, prima o poi esca una combinazione perfetta. Ma noi, esseri umani, odiamo il caso. Vogliamo che ci sia un significato. Così prendiamo quella coincidenza statistica e la chiamiamo sesto senso. Un'oscurità luminosa che ci fa sentire speciali. Ma la realtà è che sei molto più speciale di così. Non hai bisogno di poteri paranormali. La fantascienza impallidisce davanti alla biologia reale. Dentro il tuo cranio possiedi un supercomputer organico che vive perennemente nel futuro. Una rete di 86 miliardi di neuroni che scansiona l'ambiente, divora indizi invisibili, simula la mente degli altri dentro i tuoi muscoli e filtra l'intero universo per tenerti in vita. È un silenzio rumoroso, un processo maestoso che accade ora mentre mi ascolti, senza che tu debba fare il minimo sforzo. Ogni atomo del tuo corpo è stato forgiato nel nucleo di una stella morta miliardi di anni fa. E oggi, quegli stessi atomi si sono organizzati per formare una macchina capace di anticipare l'universo. Sei qui, in questo preciso istante, su un'unica possibilità tra infinite combinazioni. Non stai guardando il cosmo, sei il cosmo che guarda se stesso e che cerca di indovinare cosa farà un attimo dopo. Non sei nel cosmo, sei fatto di cosmo. Io sono Renderium e questa era la tua mente che leggeva se stessa. Il viaggio non finisce qui. Se credi che la meraviglia della nostra biologia debba essere conosciuta, se vuoi esplorare i meccanismi nascosti che ci tengono in vita, iscriviti al canale. Non lo chiedo per me. Lo chiedo perché là fuori c'è un mondo che pensa ancora che la magia sia l'unica risposta ai grandi misteri. Aiutami a mostrare loro che la scienza è immensamente più bella. Insieme possiamo rendere visibile l'invisibile.